Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Martedì 12 agosto 2025, buongiorno a tutti di nuovo su Radio Rossonera. È obbligo di riscatto, qui con voi insieme a Enrico Boiani c'è il direttore Simone Cristau. Ciao Simo. Ciao Henry, ciao a tutti. Allora, come sempre, prima di partire è d'obbligo, visto che lo dice anche il titolo del nostro video, mettere like, cliccare il pollicione all'insù. Ieri siete stati tantissimi, quindi fatelo anche oggi. Spolliciate il video, iscrivetevi al canale perché è completamente gratuito e ci dà una mano clamorosa. Il 30% di voi non è iscritto, voi che ci guardate, quindi iscrivetevi, attivate la campanella per le notifiche e commentate. Anche qui ieri tantissimi commenti al video sull'acquisto di The Winter, quindi grazie mille a tutti, continuate a farlo. E doveva esserci anche l'editoriale del direttore, ma essendo in un posto sperduto nel mondo, cerchiamo di recuperarlo il prima possibile e insomma scusateci se non è uscito. La connessione è quella che è, cioè nel senso regge per fare il video con te, ma da solo caricare eccetera capite bene che è un po' complicato. Allora, se volete qualche altro video, che ne so, un editoriale mio, altri video di questo tipo, ditecelo nei Ecco, commenti. bravi. Altrimenti Obbligate lui. Ci fermiamo a obbligo di riscatto. Scherzi a parte, Simo, oggi il titolo è molto chiaro: 2 arrivi, 2 partenze. Da cosa vuoi partire? Sì. Scusa la ripetizione. Dagli arrivi, dagli acquisti, dai colpi o dalle cessioni? Partire chiama partenze. E quindi partiamo, cioè partono in realtà. Allora, tra l'altro anche vicini. Mettiamo una punta di bianco nelle nostre strisce nere, ma proprio una puntina, perché le facciamo diventare grigie, quindi invece di rosso-neri si diventa grigio-rossi, con Pippo Terracciano, che è un nuovo giocatore della Cremonese. Matteo Moretto ha dato anche qualche dettaglio: dovrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto 5 milioni. Potrebbe essere una formula, anche qui questa cosa magari è un pochino da capire, cercheremo di capirla magari meglio i giorni a venire, se è uno di quei prestiti con diritto che diventano obbligo a determinate condizioni, che Tare sta facendo in questo periodo, insomma, no? Abbiamo visto anche con Pobega, sono operazioni che Tare sta mettendo su tanto in questo mercato per quanto riguarda le cessioni. Quello che vi abbiamo fatto vedere era sul sito della Cremonese, perché è ufficiale la cessione di Terracciano. A proposito di Cremonese, Simo, e poi ti lascio parola, l'altra cessione, l'altra partenza è quella di Warren Bondo, che dovrebbe diventare a giorni, se non a ore, appunto, un nuovo giocatore, anche lui della Cremonese, anche perché a centrocampo Ricci, Modric, Yashari, Fofana, Loftus-Cheek, siamo tanti e forse Bondo però era contato 6, ma potrebbe essere contato Musa, che è vero c'è un'offerta del Nottingham, che è vero piace tanto anche al Napoli, che però è anche vero che non dispiace ad Allegri. Quindi poi magari dovesse uscire anche Musa, si andrà a fare il sesto centrocampista, visto che Bondo, la cessione di Bondo ormai è praticamente cosa fatta, però comunque insomma Terracciano e Bondo vanno alla Cremonese. Questo è poco ma sicuro, nel senso che le due operazioni sono praticamente fatte, una addirittura c'è il comunicato ufficiale, quindi questa sorta di questa formula di quest'anno che cambiata leggermente rispetto agli anni scorsi, anche un po' forse siamo scottati con i tanti prestiti con diritto che abbiamo fatto e poi sono tornati tutti regolarmente indietro, e invece quest'anno cerchiamo di vincolarli quantomeno a degli obiettivi della squadra che ospita il prestito, che possono essere raggiungibili. Ad esempio Terracciano
è legato alla salvezza della Cremonese. Non è facilissima la salvezza della Cremonese, ma come capite non è nemmeno impossibile, quindi insomma, se dovesse arrivare la Serie A anche l'anno prossimo, Terracciano va alla Cremonese a titolo definitivo. Per Bondo invece si dovrebbe trattare di prestito secco, sempre alla Cremonese. Che dire del nostro centrocampo? Insomma, Bondo è arrivato qui per una cifra intorno ai 10 milioni più bonus. Non ha sfondato i primi 6 mesi, non ha sfondato, credo, nel cuore di Max, neanche in questi 2 mesi che l'ho avuto a disposizione. Va a giocare in prestito secco, un'operazione, quella dell'anno scorso, che quindi per ora non ha fruttato, perché insomma dopo 6 mesi e 2 allenatori, insomma, il giocatore parte in prestito, vuol dire che comunque ancora spazio al Milan non ce l'ha, e quindi per forza di cose bisognerà fare anche qui un po' di necessità virtù, perché se dovesse partire Bondo e parte, e se dovesse poi partire Musa per soldi, vedi Nottingham, perché alla fine se arrivano i 30 milioni circa, credo anche che sia normale, giusto e logico, insomma, farlo partire, al di là della volontà di Max di fare l'operazione o meno. Però a quel punto siamo 5, Henry, e quindi si riapre il discorso centrocampo all'improvviso. Sì, proprio per il sesto, cioè per il completamento del reparto, eventualmente non per un titolare, ci mancherebbe. No. Però comunque sì, cioè, avresti l'ultimo slot da chiudere. Queste sono le due partenze, poi siamo in attesa di capire a livello di difesa se insomma succederà qualcos'altro, magari se ci sarà anche qualche altra cessione, se ci sarà, si parla se non sbaglio di Magni che è in orbita Cesena, quindi insomma anche lì potrebbero esserci delle altre partenze al netto di offerte. Abbiamo visto in questo mercato nessuno è certo di rimanere, come nessuno è alla porta al 100%, perché per esempio Musa, che ha mercato stranamente in questo mercato, comunque all'allenatore piace, quindi vedremo se ci saranno sviluppi anche da quel punto di vista lì. È che Henry, il problema dell'allenatore piace è giusto, è corretto che lo diciamo, perché è così. Poi, come abbiamo visto, insomma, se arriva l'offerta che non si può rinunciare, il giocatore parte a prescindere. Esatto. I due arrivi invece non sono, e non si tratta in uno dei due di Conny De Winter, e li facciamo vedere perché anche ieri abbiamo parlato appunto dell'Irigo. Tra oggi, domani, dopodomani dovrebbero esserci anche le visite mediche, più i prossimi giorni che oggi, però comunque il giocatore sarà un giocatore del Milan. Ma parliamo di Zaccarie Atekame, il terzino destro dello Young Boys, che il Milan continua a volere, il Milan continua a spingere, e quindi sembra orientato a prendere un altro terzino destro, quindi questo ci fa pensare che il modulo a 4 è quello più ricercato, perché altrimenti magari si poteva anche pensare di andare a comprare un centrale dopo la cessione di Malik Thiaw, o meglio 2 centrali, cioè De Winter più un altro. Invece il Milan, anche qui sempre secondo Matteo Moretto, dovrebbe andare poi a chiudere a breve per una cifra intorno ai 10 milioni per Atekame, che ne abbiamo parlato già, ne avete parlato anche voi le settimane scorse. Non è che sia un nome super altisonante, tutt'altro, perché è un giocatore che ha una vera stagione alle spalle più o meno, però comunque il terzino sinistro dovevamo comprarlo, l'abbiamo comprato, il terzino destro con tutte le incognite che ha pure. Sì, nel senso che di mestiere fa questo, è ovvio, poi lo deve fare al Milan. Io ogni tanto capisco che è un ragazzo magari giovane, di prospettiva, però non siamo, cioè, con tutto il bene e il rispetto, non siamo né l'Udinese né la Fiorentina, e nemmeno esagero, né la Lazio né la Roma. Dovremmo essere una squadra che questo tipo di operazioni le fa di contorno per far crescere i giovani, eccetera. Ma io domani mattina, se dovessi giocare dal primo minuto, metto probabilmente Jimenez, se gioca a 4. Non metto lui, e forse nemmeno tra un mese metto lui. Però il posto era vacante, la casella pure, un po' onestamente mi stupisce la questione, sai? Io pensavo che a un certo punto si virasse veramente su un secondo centrale, che si lasciasse da perdere
il terzino per poi fare una sorta di difesa 3, andare a 5 con Salmakere, con Jimenez, con Estupiñán a sinistra, anche perché la stessa Estupiñán a livello difensivo, l'abbiamo visto, va molto registrato ancora. Quindi partire con Estupiñán a sinistra, Tecame e Jimenez a destra, bisogna proteggerli tanto. Allora, l'unica è questa, perché da soli per me in questo momento farebbero molta fatica. Ecco, il livello è un po' medio per ora, poi non so se crescono eccetera, però io sono il Milan, non c'è, capisco aspettare, crescere, poi quando crescono poi li vendo tra l'altro, ma vabbè, questo è un altro discorso ancora, che siamo diventati una sorta di stazione dei treni, che quando il treno torna a essere funzionante e luccicante lo vendo e riparte per un'altra destinazione. Ma quella è un'altra questione, come un'altra questione è la questione del fatto che tu vendi a 40 e compri a 20, ma non tanto per il valore del giocatore. Insomma, può anche essere che uno lo vendi a 40, uno lo compri a 20 e ci guadagni anche. Ma la domanda che ti devi fare alla fine del mercato è sempre una. Diciamo così, il mio reparto difensivo, quando sono partito, era migliore o peggiore di quello che poi mi ritroverò il 1 settembre? Se è migliore, sono stato bravo. Se è peggiore, sono stato scarso. Non me ne frega niente al 1 giugno ero più ricco o più povero, perché onestamente non facciamo la classifica di chi è più ricco o più povero poi a maggio prossimo, facciamo di chi ha fatto più punti. Quindi plusvalenze e quant'altro se le porta via il vento, se poi non servono per migliorare il tasso tecnico della squadra e la posizione in classifica. No, ma infatti, cioè, dovrebbe essere un eventuale flex aggiuntivo se poi sei più forte, cioè non solo sono più forte, ma ho anche venduto bene e ci ho anche guadagnato economicamente, non dovrebbe essere il contrario, ecco. Però sappiamo che funziona così. Chiudiamo con il secondo dei due arrivi, che ragazzi è la punta, perché 12 agosto ci addentriamo verso le fasi finali del mercato, le ultime 2 settimane, e la punta ancora non c'è, o meglio, c'è solo Santiago Jimenez. C'è Noah Okafor che in realtà ha disputato un discreto precampionato. Assolutamente. E che magari potrebbe fare il vice, non lo so, di Santiago Jimenez all'occorrenza, ma Milan cerca la punta. E se Dusan Vlahovic verrebbe probabilmente di corsa, ma porta degli ostacoli economici relativi all'ingaggio, e probabilmente Vlahovic non è disposto a dimezzarsi l'ingaggio, magari un piccolo taglio potrebbe anche farselo, ma non è disposto a dimezzarlo, nemmeno per il Milan. E invece d'altra parte c'è Rasmus Højlund, per cui il Milan con lo United magari una soluzione la trova anche, tra con diritto, una cifra del diritto, un diritto che diventa obbligo, ma magari una cifra più bassa, eccetera, eccetera, ma è il giocatore da convincere, perché sembra volersi giocare le sue carte nonostante gli arrivi di Benjamin Sesko, di Mateus Cugna, di Mbeumo e di tutta la sfilza dei giocatori che ha comprato lo United in attacco, comunque anche Zirkzee, comunque lui sembra voler provare a restare lì, o perlomeno ancora non apre totalmente al Milan. Poi se le cose dovessero cambiare da qui a pochi giorni non lo so. Per ora non apre, quindi questa è un po' la certezza, nel senso che per ora la convinzione di mettersi di testa per agevolare la trattativa tra Milan e United, che comunque una specie di abbozzo ce l'hanno già sul tavolo di questo prestito con diritto oneroso che poi ovviamente andrebbe limato nelle cifre, ma senza che il ragazzo dia ampia disponibilità, ovvero ok, io faccio trasferimento e rimane un abbozzo sul tavolo. Io penso che in questo momento non ci siano grandi alternative a questi due, poi vediamo se per caso si apre qualcos'altro, ma Højlund potrebbe anche piacere perché dal punto di vista economico è un simile affare, nel senso che un prestito con diritto oneroso in questa stagione ti va via soltanto la parte onerosa del contratto e i 4 milioni di ingaggio, che non sono sicuramente un ostacolo insormontabile, non è poco, ma è nemmeno insormontabile. Vlahovic ha già fatto sapere alla Juve che se non si trova un accordo resta pure lì. Auguri a loro e in parte a noi a quel punto, perché se la questione rimane fissa, rimane che non si sblocca, loro farebbero fatica con Colomani, noi faremo fatica con la punta,
però Vlahovic lo sapevamo, insomma, non è così proprio, è un po' restio, diciamo così, a lasciare sul tavolo dei soldi, ecco. Sì, molto molto restio, tant'è che appunto resterebbe lì. Va bene, Simo, siamo arrivati in chiusura e domani speriamo di darvi aggiornamenti magari definitivi su Atecame, se si affonderà il colpo, magari arriverà l'ufficialità di Bondo, magari ci saranno novità sulla punta, speriamo, e anche sul fronte Musa, perché bisogna capire poi se il centrocampo è chiuso, non è chiuso, si riapre la questione del centrocampo, eccetera, 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 ma robe di domani e quindi ve ne parleremo poi nei prossimi appuntamenti. Simo, grazie, ciao. Grazie a tutti, ci troviamo domani. Un saluto anche da parte di Enrico Boiani e appunto ai prossimi appuntamenti. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 euro per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.